Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di maggio. Wow! La torre, la morte e gli amanti. Qui ho come la sensazione, amici dell'Aquario, che ci sarà una rottura, un'interruzione, un qualche tipo di morte per amor proprio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e se non risuona niente o se volete completare il messaggio, ascoltate l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link delle previsioni per il primo semestre del 2023 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Questa è una previsione sugli affetti in generale, quindi può riguardare la famiglia, gli amici, le relazioni di coppia. Io vi dico qual è l'andamento energetico, il movimento più importante e andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Le letture per singole coppie sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Sono le letture a tre scelte. Abbiamo il Cavaliere di Coppe, un 9 di bastoni, 9 di spade, 2 di bastoni, la forza, un 3 di bastoni, e un re di coppe. Allora, partiamo da questo cavaliere di coppe, che potrebbe essere un'offerta che vi hanno fatto, potrebbe rappresentare un personaggio, potrebbe anche essere un'offerta che avete fatto voi, Mm. Ho come la sensazione che vi difenderete da questa persona o da questa offerta, da questa proposta, per paura che succeda qualche cosa che è già successo nel passato. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, cavaliere di spade e 2 di spade. Qui avete anche un 2 di bastoni. C'è come una sorta di indecisione inerente o il tipo di proposta o il modo in cui ve l'hanno proposto, c'è come qualche cosa che non vi torna. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, 8 di coppe e 7 di bastoni. Guardate, vi vedo come ehm, per qualcuno è una ritirata, mm? Per qualcun altro ho come la percezione che si metteranno degli stop, si metteranno delle barriere difensive, perché avete sia il 7 che il 9 di bastoni, qui è come se vi voleste difendere. Magari è anche solo un prendere tempo, ok? C'è qualche tipo di dinamica che vi stanca. Andiamo a vedere il 9 di spade. Mondo. C'è come una preoccupazione per la distanza. Può essere sia una distanza mentale, ma anche una distanza di tipo fisico. Asso di spade e fante di bastoni. Vi dico, ho la sensazione che sia
come è stato comunicato, come verrà comunicata questa proposta o come verrà affrontato il dialogo comunque, che un po' vi preoccupa, piuttosto che la distanza, come vi dicevo prima, piuttosto che la chiarezza di intenzioni, anche vostre proprio, come se molti di voi non sapessero bene come comportarsi, cosa fare. È vero che è già successo qualche cosa in passato per cui vi dobbiate preoccupare, però è anche vero che non siete più gli stessi del passato. Andiamo a vedere due di bastoni. Gli amanti. La regina di bastoni. Allora, qui può essere un qualche tipo di scelta che appunto un po' per questo 9 di spade non sappiate bene come affrontare. Datemi una carta per la regina di bastoni. Perché ho come la sensazione che sia la scelta di un ruolo. Probabilmente qualcuno scusate, è abituato a essere da solo, a essere indipendente, a farcela da solo, come vi posso dire. E l'accettare questa offerta, perché qui potrebbe anche essere che qualcuno si sente un po' ingabbiato da quel tipo di offerta, soprattutto se vi faccio un esempio pratico così forse mi spiego meglio. Siete abituati a essere single, ipotesi, e il fatto che qualcuno con cui magari vi troviate bene, c'è un feeling, si passa del bel tempo, ci si diverte, insomma, potrebbero esserci tutte le condizioni perché si sviluppi una buona relazione, ma è come se voi, avendo questa zona di comfort nell'essere single, non vi fidaste tanto del cambio, non sapeste tanto bene che cosa fare, ma io in fondo sto già bene così, sì, potrei cambiare, però chi me lo dice che vado a star meglio? Una cosa per lo stile. Andiamo a vedere la forza. Perché qui la forza, a me fa venire in mente la forza di volontà, quindi quello che è il dare il passo per fare il cambio, perché poi abbiamo anche un 3 di bastoni che è una carta che mi dice che qualcuno ha già fatto un pezzo di strada in questo senso. Fante di spade. Ruota della fortuna e 5 di coppe. È come se doveste trovare la forza di volontà dentro voi stessi per effettuare il cambio. Perché qui con la carta del mondo io vedo anche, e anche il fante di bastoni, vedo anche la voglia di fare questo cambio. È come se, sì, è vero, la zona di comfort c'è, però è necessario. Ma infatti, guardate, qui può anche essere semplicemente, perché di solito quando ci sono la torre, la morte o carte di questo stile, il periodo è un po' pesantuccio, però non è necessariamente detto che sia traumatico, ok? Sì, ci sono, ma perché ve lo dico? Perché fino ad adesso non ho carte per niente pesanti. Sì, forse un po' il 2 di spade, ma niente di che, 5 di coppe, però può essere che semplicemente abbiate da buttare giù certe barriere, certi schemi per trovare una maggior chiarezza mentale. Vi dico, qualcuno qua è preoccupato per un certo tipo di distanza. Se fosse per esempio una relazione che deve iniziare con questa proposta e voi qua dovete magari trasferirvi, insomma, ehm, ad un certo numero di chilometri e quindi qui si potrebbe trattare del fatto che dovete lasciarvi una vita intera dietro, quindi magari l'appartamento dove siete, piuttosto che il lavoro o cose di questo genere anche, ok?
Sono cambi, per darvi un'idea un po' più, diciamo, generale, sono cambi piuttosto drastici, però dopo questi cambi c'è sempre la possibilità di un nuovo inizio, di, di ricostruire qualche cosa più in linea con il proprio destino, con la propria verità. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un altro 3, un 3 di pentacoli. E un 3 di coppe. Il 3 è un numero di espansione, ragazzi. Qui si parla di progetti, di festeggiamenti, di collaborazioni, di nuove responsabilità, nuovi lavori. Allora, siccome è una lettura sugli affetti, vi dico che i progetti potrebbero anche far riferimento a delle case, soprattutto se qui c'è quel tipo di trasferimento di cui ho parlato prima. Vi dico, avete la ruota della fortuna, è come se arrivasse finalmente un cambio che vi porta all'allegria, vi porta a raccogliere i risultati che avete sempre desiderato. Adesso però andiamo a vedere questo re di coppe perché voglio capire perché è il contrario. Mm. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un 8 di bastoni. Allora, qui sento che vi vogliono un po' dire di mm, diciamo, affrontare questo cambio che sta per arrivare, perché qui comunque le due carte, diciamo, ma anche la carta degli amanti indica una scelta e quindi di conseguenza c'è un cambio di situazione. Però è come se arrivasse o qualche evento esterno e qui potrebbe essere questa lieta notizia perché è un cavaliere di coppe, quindi potrebbe essere un qualche tipo di offerta o proposta dove scegliere come andare avanti, che cosa fare. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per pensare a questa proposta, a questa offerta, cercate di capire come potete proteggervi da un eventuale lato ombra della situazione, giusto per avere la tranquillità di saper come affrontare l'imprevisto, cioè se dovesse succedere questo, come potrei comportarmi? Così ci avete già il piano preparato, pronto e nel caso dovesse succedere non entrate un attimo in panico, no? Qui vedo i pensieri per quello che è questo cambio, questa chiusura di ciclo, questo anche distanza o trasferimento. Vi dico molto ha a che vedere secondo me con un cambio di residenza, un cambio di casa, un cambio di situazione abitativa. Ok, andiamo a vedere una fatina. Ah, scusate, volevo dirvi, il 2 di bastoni, che è spiegato dalla carta degli amanti, sento che qui è come se vi dicessero andate avanti con forza di volontà in base alla vostra pancia, quello che sentite vibrare con voi e vedrete che troverete la strada giusta. La cosa importante è non lasciarsi trasportare troppo dalle emozioni, dall'emotività, ma cercare sempre dei punti concreti che con questo cavaliere di pentacoli al contrario non ci sono, o meglio, è un po' intermittente la cosa e anche, diciamo, qui può essere il modo giusto di comunicare, visto che c'era qualche cosa prima con il modo di parlare, il modo di comunicare, di dire le cose, o la tempestività nel parlare. Cioè, prima di aprire il cuore, prima di farsi emozionare da qualcosa, da qualcuno, sondate bene il terreno prima. Ma questo come pensi di affrontarlo? La zona di sicurezza. È un po' come se vi dicessero non fatevi trasportare troppo dalle emozioni, ma neanche quelle brutte, perché qui con il 9 di spade vi ricordo che i problemi in realtà non ci sono già più.
Andiamo a vedere le fatine che cosa vi consigliano. Fatemi sapere poi nei commenti come vi vibra la lettura. Intenzioni pure. Allora, questa fata vi invita ad utilizzare i vostri desideri, anche la legge di manifestazione se vogliamo, con intenzioni pure. Diciamo che l'intenzione deve essere per il più alto bene di tutti. Quando un qualche cosa è troppo egoico, di solito non si o ci mette una vita a manifestarsi o non si manifesta proprio. Andiamo a vedere anche Osho, cioè egoico nel senso che è solo per il nostro vantaggio e basta, e nessun altro ne gode, che alle volte ci può anche stare, però tipo quando il nostro vantaggio lede la libertà, il vantaggio, lo spazio di qualcun altro, allora lì non avviene la legge di manifestazione, diciamo. Non si avvera, un po' così, no? Guarigione. E questa carta a me ricorda molto la parola coerenza, perché si tratta di mettere in linea quello che uno pensa con quello che dice, con quello che sente, con quello che fa. Cioè deve essere tutto in linea per essere coerenti. E quando uno è allineato effettivamente arriva alla guarigione. Che non è una guarigione solo, cioè è una guarigione, guardate, avete di nuovo gli amanti. È come se vi dicessero di andare verso l'armonia, ma l'armonia verso voi stessi. Cosa vi fa sentire in equilibrio? Cosa vi fa sentire allineati? Dove effettivamente vi amate? Amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata così di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!